come dobbiamo impostare i valori ISO minimo e ISO massimo? Oggi nell'episodio 13 della serie Consigli rapidi per GoPro vedremo come impostare correttamente gli ISO ed anche le varie differenze. Per farlo utilizzerò una GoPro Hero 10, ma questi consigli sono validi anche per gli altri modelli di GoPro. Una volta entrati nelle impostazioni di registrazione vediamo che abbiamo questi due valori, ISO minimo e ISO massimo. Quando clicchiamo possiamo andare a modificare questi valori. In ISO minimo inseriremo il valore di ISO più basso che vogliamo che la GoPro utilizzi, mentre in ISO massimo inseriamo il valore massimo con cui vogliamo registrare. Una volta impostati ISO minimo e ISO massimo, la GoPro sceglierà automaticamente all'interno di questo intervallo l'ISO ideale in base a quello che stiamo registrando. Ma a che cosa serve l'ISO? Detto molto semplicemente, questo valore indica la sensibilità alla luce. Con un valore più basso avremo meno luminosità, mentre con i valori più alti avremo molta più luce. Il problema però è che la massima qualità visiva si ottiene con i valori più bassi, quindi più aumentiamo questo valore più l'immagine si deteriorerà. Infatti possiamo vedere come fra ISO 100, 200 e 400 la differenza è poca, ma comunque già ISO 400 si inizia a perdere della qualità. Superato ISO 400 le cose peggiorano, infatti ISO 800 è il valore massimo che a mio avviso dovreste usare solo in condizioni di emergenza, mentre tutti i valori successivi sono proprio inutilizzabili e sono i valori che la GoPro sceglie automaticamente in condizioni di scarsa luminosità. Quindi impostate sempre come ISO minimo 100 e come ISO massimo 400, solamente in condizioni di buio estremo impostate ISO 800 come massimo. A tal proposito potreste dare un'occhiata a questo video dove, parlando dello Zeus Mini, faccio vedere vari esempi in condizioni di scarsa luminosità. E come sempre, se il video vi è piaciuto potreste lasciare un bel like ed iscrivervi al canale.